Ciao ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale Slot Car Tech. Abbiamo qui una vettura di casa Policar, che ricordiamo fa parte del gruppo Slot It, che ci permette di avvicinarci con pochissima spesa ma con molta resa al nostro amato mondo delle slot car. Sto infatti parlando di un modello di Subaru WRX della serie Home Racers di Policar. Non vedo l'ora di tirarla fuori dalla confezione per farvi ammirare quanto è bella questa vettura. Per cui spostiamoci sul tavolo di Slot Car Tech e iniziamo col nostro solito unboxing. E partiamo dalla confezione di questa Policar Subaru WRX. La scala è la solita, la 1,32. Qui sulla confezione viene già indicato l'utilizzo. Policar Home Racers, quindi una vettura che va utilizzata per imparare, se così vogliamo dire, con il nostro sport preferito. Sono convinto potrà farci divertire perché la qualità costruttiva, la qualità anche modellistica è la solita, ovvero quella a cui ci ha abituati Slot It. La scatola è una scatola di cartone, anche la parte trasparente risulta morbida. Possiamo solo e esclusivamente vedere la vettura nella parte superiore frontale. Non abbiamo nessun altro tipo di accesso dalle parti anteriore e posteriore della stessa. Sul retro della confezione abbiamo qualche riga che ci spiega chi è il marchio Policar. Infatti ci dice che negli anni 60 e 70 era un marchio iconico italiano per quanto riguarda le slot car e anche i tracciati, perché va ricordato infatti che Policar era anche il costruttore non solo esclusivamente di vetture ma anche dei mitici tracciati con cui probabilmente tutti noi abbiamo iniziato a muovere i primi passi in questo fantastico mondo. E poi c'è un po' un titolo, una frase ad effetto, ovvero chi Policar vince, perché questo marchio ci fa tornare più che mai bambini. Ma adesso bando con le ciance, apriamo la confezione e scopriamo questa splendida vettura. La scatola di cartone si apre semplicemente andando a tirare le linguette ai lati della stessa. Apriamo ancora la confezione interna e tiriamo fuori la nostra vettura. Togliamo la scatola, eccola qua. Non abbiamo una classica basetta in plastica come siamo abituati con le vetture del marchio Slot It, ma abbiamo una semplice basetta in cartone sulla quale è fissata la nostra vettura in modo tale che si afferma all'interno della sua confezione. Togliamola dalla sua basetta e andiamo un po' ad ispezionare come è fatta questa vettura. Parliamo subito del lato estetico. La macchina è veramente molto bella. In questo caso abbiamo una Subaru WRX STI, è decisamente ben realizzata. Cerchi neri e vernice in questo caso blu Subaru. Devo dire molto bella, molto appariscente. Mi piace anche tanto l'interno perché noto già subito il pilota e navigatore, quindi sicuramente una vettura che ha un piglio più realistico che stradale. Bello il gruppo ottico anteriore così come quello posteriore, ben realizzati, ben rifiniti. Diciamo che tutto sommato per essere una vettura entry level è comunque una bella vettura. La colorazione è una colorazione stradale, quindi non abbiamo tampografie, non abbiamo decal a supporto della stessa, ma comunque nella parte anteriore abbiamo il logo della Subaru e poi la scritta STI, e nella parte posteriore abbiamo nuovamente il logo della Subaru, abbiamo la scritta Subaru e da quest'altra parte invece il marchio STI. Mi piacciono anche tanto i doppi scarichi posteriori e la parte inferiore di tutto l'estrattore, e come non può passare inosservato l'alettone, decisamente vistoso per la tipologia di macchine, che va comunque a ricreare perfettamente quella che è la carrozzeria originale della vettura. Ricordiamo in scala 1,32. Il telaio è un telaio in plastica. Noto fin da subito il pick-up di diversa fattura rispetto a quello che siamo abituati a vedere sulle macchine del marchio Slot It. Questo è un pick-up con una lama decisamente molto più pronunciata, una lama più grande, quindi ci aiuterà sicuramente a rimanere in pista, quindi all'interno dello slot. Ha un sistema di doppie spazzole, poi andremo sicuramente ad approfondire meglio il discorso smontandolo. Sempre sul telaio vediamo i fori per la predisposizione
del chip digitale, quindi anche questa vettura può essere tranquillamente digitalizzata per l'utilizzo su piste carrera. Adesso io direi andiamo ad aprirla, ammiriamo anche la parte interna e scopriamo un po' le parti meccaniche della stessa. Ho appena svitato le 4 viti che collegano la carrozzeria con il telaio. Stavo togliendo, come normalmente faccio, la carrozzeria dalla vettura, però mi sono accorto che all'interno sono presenti dei cavi con un chip, perché ho notato che questa vettura è dotata di luci. Quindi pensate, una vettura entry level che però ha già in dotazione le luci. Le abbiamo solo nella parte anteriore, non le abbiamo nella parte posteriore, però queste già sicuramente donano un effetto ancora più bello, ancora più grintoso per questa vettura. Togliamo per il momento le 4 viti che serravano le 2 parti della vettura. Sono viti normali, non sono sicuramente viti metriche o comunque viti imperdibili, ma possono comunque svolgere egregiamente il loro dovere. Tornando invece alla costruzione e all'assemblaggio di questa vettura, come vedete qui abbiamo questi cavi. La carrozzeria è praticamente collegata al telaio da questi 2 cavi, però c'è questo jack che ci dà la possibilità di andarlo a staccare e dividere quella che è la carrozzeria dal telaio. Un qualche cosa di ben realizzato e ben studiato da parte della Polycar per dare anche a queste vetture di fascia entry level quel qualcosa in più che sicuramente può piacere soprattutto ai più giovani. E vediamo quindi internamente la nostra carrozzeria. Come vedete abbiamo un abitacolo abbastanza scarno perché è un abitacolo praticamente piatto, non abbiamo quindi le gambe né del pilota né del navigatore, ma si ferma tutto all'interno dell'abitacolo, quello che possiamo notare dalla parte dei vetri, dei finestrini della vettura stessa. Abbiamo 2 colonnette nella parte anteriore che fanno parte direttamente della carrozzeria stessa, mentre abbiamo 4 diverse colonnette nella parte posteriore. Queste 2 colonnette in realtà servivano per andare a schiacciare e quindi a fissare le 2 boccole nell'assale posteriore, ma Polycar, dopo un attento esame del modello, ha deciso di rifare parzialmente il telaio di questa vettura ed è andata a sostituire le 2 boccole che erano all'interno di una culla ad U con delle boccole flangiate che in realtà vanno ad inserirsi lateralmente, per cui queste 2 colonnette sono diventate pressoché superflue. Potrebbero essere anche eliminate, quindi tagliandole alla base, in quanto la nostra vettura funzionerebbe tranquillamente. Si sono mantenute queste 2 colonnette per evitare così di rifare lo stampo dell'abitacolo interno di questa vettura. Le 2 colonnette che invece permettono l'assemblaggio della vettura sono queste 2, sono le 2 colonnette che troviamo direttamente dietro al paraurti posteriore. Sono leggermente più basse perché lo stelo vero e proprio della colonnetta è nella parte del telaio. Questa carrozzeria, mi sento di dire che è una carrozzeria ben strutturata, è una carrozzeria anche abbastanza pesante, ma ci sta perché chiaramente, essendo una vettura destinata a chi deve imparare, a chi deve iniziare a conoscere l'ambiente delle slot car, a chi muove i primi passi, deve essere comunque anche una carrozzeria resistente, per cui tutta la vettura è stata studiata per poter resistere comunque anche a alcuni urti, quindi ci sta che il peso non sia decisamente il suo forte. Anzi, in questo caso possiamo dire che una vettura più pesante rispetto alle solite a cui siamo abituati ci aiuta sicuramente a divertirci con un po' più di spensieratezza e magari a iniziare a capire un po' il funzionamento vero e proprio della vettura, del pulsante e della pista da slot. Il telaio è un classico telaio a culla, abbiamo infatti un telaio praticamente piatto con dei rialzi nelle parti laterali della vettura. Questi rialzi ci servono anche per fissare le boccole dell'assale anteriore, perché come possiamo notare la parte anteriore della vettura, che ha un'ottima scorrevolezza, ha un assale che scorre all'interno di 2 boccole. Queste boccole sono non troppo fisse, in modo tale da riuscire a dare anche un minimo di basculamento, e vanno un po' a simulare quello che potrebbe essere il gioco lasciato dai grani che normalmente andiamo ad inserire sopra e sotto l'assale stesso. L'assale posteriore della vettura gira in queste 2 boccole flangiate che sono direttamente inserite a lato del telaio stesso e sono in bronzo sinterizzato, e l'assale è un assale chiaramente di tipo ferroso, quindi abbiamo già
un componente un po' più professionale per avere comunque una trasmissione degna di nota. La corona è una corona interamente in plastica, quindi abbiamo sia la gola sia la parte diciamo dentata della corona stessa in un'unica fusione, non abbiamo una corona bicomponente, così come abbiamo in materiale plastico anche il pignone. In questo modo siamo praticamente sicuri che non ci siano problemi di ingranamento, non occorre fare rodaggi particolari per andare a trovare il giusto rapporto tra quello che è l'ingranaggio del pignone e quello della corona. Qui abbiamo una struttura un po' più semplice che però ci porta sicuramente a ottimi benefici. Vi basterà semplicemente oliare un po' la trasmissione affinché questa giri nel migliore dei modi. Le boccole, i cerchi, gli assali e le gomme sono tutti materiali di provenienza diretta Slotite, quindi siamo sicuri di avere del materiale di tipo professionale. Il motore è un classico Mabuki UK a cassacorta, piccolo, un motore che sicuramente sprigionerà non troppa potenza per permettere comunque anche ai meno esperti di poter mantenere la vettura sulla carreggiata. Davanti al motore troviamo un chip fissato mediante una piccola vite che ci dà la possibilità di andare a gestire sia le luci sia la corrente che arriva al motore. Infatti i cavi che partono dal pick-up non vanno direttamente al motore ma finiscono su questo piccolo circuito stampato, da qui partono poi altri due cavi che vanno al motore e ancora altri due cavi che vanno alle luci. Va detto che con questo jack di collegamento che abbiamo per le luci possiamo decidere noi se far funzionare la vettura con o senza luci. Vi basterà infatti staccare questo piccolo jack per avere la vettura priva dei fari anteriori. Per quanto riguarda invece la parte elettrica, quindi la parte che poi dalla pista prende in pratica la corrente e la porta al motore, abbiamo questi due cavi, uno rosso e uno nero, ad indicarci così anche il polo positivo e il polo negativo. Questi due cavi hanno la particolarità di essere fissati direttamente mediante un apposito gancetto ed una vite al pick-up stesso. E qui vi faccio vedere una particolarità, perché il pick-up, come abbiamo già visto in precedenza, ovvero con le doppie spazzole, è un pick-up agganciato al telaio della vettura mediante questa vite. Noi adesso andiamo a svitarla e andiamo così a rimuovere il pick-up dal telaio della vettura. Togliamo la vite e andiamo poi a spingere verso il basso il nostro pick-up. Lo possiamo fare tranquillamente con lo stesso cacciavite, facendo una leggera pressione direttamente sul pick-up stesso. Come vedete, questo si sgancia e ci fa vedere un po' meglio quello che intendavamo come aggancio dei due fili. Come vedete arriva il cavo di colore rosso e il cavo di colore nero. Entrambi sono collegati a questa piattina in metallo mediante questa vite e in modo tale da non poter essere svincolati. Un'altra particolarità di questo pick-up è quella di andare a sostituire le spazzole anche per chi non ha troppa manualità. Infatti, se andiamo a tirare verso il basso le nostre spazzole, come vediamo queste escono tranquillamente e hanno questa forma un po' particolare, quindi hanno una forma che va ad agganciarsi direttamente all'interno degli spazi predisposti con il nostro pick-up, che come vedete rimane ben saldo con i due cavi nero e rosso, quindi questi non vanno mai ad essere staccati, e poi come pezzo di ricambio, che vi metto comunque anche di questo il codice in descrizione, potrete sempre andarli a riposizionare. Vi basterà infatti semplicemente spingerli a pressione sul pick-up e il gioco è fatto. Quindi anche per coloro che non hanno troppa manualità in queste cose possono già impratichirsi con qualche piccolo esercizio tecnico su queste prime slot car. Come possiamo notare sono spazzole abbastanza rigide perché chiaramente sono nate e sono pensate per durare nel tempo, non
non sono spazzole che si consumano con estrema facilità, ma sono spazzole invece che ci danno la possibilità di compiere parecchi giri sulla nostra pista e poi possono funzionare anche se trattate, per così dire, passatemi il termine, male, magari un po' piegate, un po' arrotolate su loro stesse. Insomma, è una vettura che nasconde qualche piccolo segreto, come abbiamo visto appunto le luci, il chip e il PK vite. Sono sicuro che possa far divertire, anche se in questo caso il peso è abbastanza relativo, perché come ci siamo detti non è una vettura di tipo professionale, ma è una vettura entry level. Mi piace comunque andare a pesare i vari componenti, per cui partiamo dalla nostra carrozzeria e andiamo a capirne il suo peso. Come sempre bilancia pronta, il peso sulla bilancia, andiamo così ad azzerare il tutto, prendiamo la carrozzeria e andiamo con la prima pesata. 34,8 grammi. Alziamo e riabbassiamo. 34,8 grammi. Togliamo la carrozzeria, prendiamo il telaio, posizioniamolo anch'esso sulla bilancia e abbiamo un peso di 47,4 grammi. Anche in questo caso mi affido sempre alle due pesate successive, 47,4 grammi. Rimontiamo la vettura e andiamo anche a scoprire il peso nella sua complessità. Ed eccoci pronti alla vettura rimontata per posizionarla sulla bilancia e scoprire il suo peso totale, pari a 82,8 grammi. Alziamo, aspettiamo lo 0, riposizioniamo, 82,8 grammi. Bene, l'abbiamo guardata dal di fuori, l'abbiamo vista dal dentro, l'abbiamo anche pesata, non ci rimane che portarla in pista e fare qualche giro di prova, anche perché sono sicuro che questa è una vettura decisamente poliedrica, per cui potrà andare bene sia sul tracciato da velocità e quindi la proveremo sul tracciato dei Calabroni Rossi, sia sulle piste da rally. Anche in questo caso faremo qualche giro di prova sui nuovi tracciati che sono appena stati allestiti sempre qui nello Slot Club Astigiano. Ho quindi provato questa Subaru WRX STI della Policar dapprima sulla pista da velocità e poi mi sono spostato sulle speciali rally. Il verdetto è sicuramente positivo, perché va ricordato che questa vettura, che appartiene alla categoria delle Home Series, quindi delle vetture che devono iniziare a far apprezzare lo slot anche dai neofiti, quindi a tutte quelle persone che ancora non lo conoscono, non sono praticanti e non hanno ancora la dimestichezza dei piloti più esperti, ecco, questa macchina sicuramente fa il caso loro. È una macchina sicuramente pesante, il peso infatti si sente sia nella pista che nelle speciali di un rally, ha un motore non troppo potente che non la fa andare velocissima né in fase di accelerazione né sui lunghi rettilinei, ma queste due caratteristiche sono sicuramente due caratteristiche positive, perché concorrono entrambe a far diventare questa macchina un modello veramente molto lineare, un modello insomma facile da guidare, un modello che ti asseconda in ogni tuo comando. Fra le mani quindi avrete una vettura che vi guida, una vettura che vi insegna pian pianino ad approcciarvi al mondo delle slot car, e poi la potrete utilizzare anche su una normalissima pista da casa, perché
non va bene solamente sulla nostra pista a 4 corsie, che chiaramente è molto lunga, curve ampie, rettilinei di un certo metraggio, va, come avete notato, anche molto bene sulle tortuose piste rally. Ho voluto provarla su una speciale che ha un po' di tutto, ha infatti il dosso della Ninco, ha dei tornanti stretti a salire e a scendere, ha gli anelli di ritorno sempre della Ninco, insomma ha tutte le caratteristiche per mettere in crisi una vettura, ma questa assolutamente in crisi non è andata. Certo, torniamo a dire ancora una volta che questa è una vettura per le persone che ancora devono avvicinarsi al mondo dello slot, quindi non può sicuramente essere una macchina performante. Ma attenzione, perché sono sicuro che con la giusta preparazione, con il telaio adeguato, con i miglioramenti che normalmente si apportano ad ogni vettura che si porta in gara, anche questa Subaru WRX della Policar potrebbe dire la sua. E chissà che in un prossimo futuro non ne vedremo effettivamente una versione da rally. Insomma ragazzi, o meglio, insomma aspiranti slottisti, non perdete altro tempo, andate subito ad acquistare questa vettura, costruitevi la vostra personale pista Policar a casa, che sia rally che sia da velocità, e iniziate fin da ora a prendere le giuste misure per diventare un domani piloti più esperti. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che abbiate trovato interessante anche questo contenuto. Se così è, mi raccomando, mettete un like e scrivetemi nei commenti se avete intenzione di iniziare con questa Subaru della Policar. Io come sempre vi saluto e vi do appuntamento qui sul solito canale Slot Car Tech per il prossimo video.